Ciao amici gatti e amiche gatte, in questo video parliamo della FIV. Ci spiega tutto sulla FIV la dottoressa Beatrice Martinelli. Io le lascio dunque la parola, ma ti ricordo di iscriverti al canale YouTube di Micio Gatto per non perdere tutti i video sulla salute del gatto. Ciao a tutti, siamo di nuovo qui, buon pomeriggio, per una nuova sessione delle nostre informazioni veterinarie su Micio Gatto. Quindi vi saluto e vi voglio parlare questa volta della immunodeficienza felina, che non è altro che la FIV. Sentirete i veterinari parlare di FIV, questa è l'immunodeficienza felina. L'immunodeficienza felina è veramente simile a quella dell'AIDS dell'uomo, cioè sono due virus, uno umano e uno felino, però si comportano nella stessa identica maniera. Vi verrà una domanda: ma come allora? Se l'AIDS in Italia e nel mondo viene curato con gli antiretrovirali, perché il gatto deve morire di questa malattia? Perché purtroppo gli antiretrovirali che sono stati provati nel gatto provocano una grandissima tossicità e morivano o comunque stavano malissimo per l'assunzione di questi antiretrovirali, quindi ancora ad oggi non riusciamo a curare questo tipo di malattia. Cosa succede? La trasmissione è ovviamente per via da morso o da gatti o da lotte di gatti adulti di solito, quindi è per questo che si cerca di far castrare i gatti randagi, perché praticamente la lotta per la femmina e la lotta per la supremazia può attaccare questa malattia, perché i morsi, i graffi eccetera, e anche l'accoppiamento con gatti malati può creare il contagio. Quindi si cerca di castrare il più possibile per evitare che si possano infettare il numero grande di maschi interi, che ovviamente per la femmina lottano e di conseguenza si infettano poi tutti quelli che ovviamente sono infetti. Ovviamente bisogna venire a contatto con un animale che è malato di FIV. La FIV, anche questa, è un lentivirus. Si può prendere la FIV, fai conto, a 1 anno di età e sviluppare i sintomi dopo 5 anni, quindi è molto lenta e i sintomi sono veramente tantissimi. È un'immunodepressione che vi può dare problemi gengivali, problemi immunitari, cioè uno scombussolamento del sistema immunitario, vi può dare dei tumori del sistema immunitario. Insomma, è un purpurri di problematiche legate alla depressione che il virus provoca in alcuni linfociti, quindi aggredisce il sistema immunitario, predisponendo il nostro paziente a malattie e di conseguenza malattie immunitarie gravi, infezioni gravi, e che poi portano purtroppo il gatto a morire. È una malattia anche questa che non ha purtroppo nessuna vaccinazione, quindi quando la prendiamo non possiamo assolutamente curarla, quindi possiamo solo monitorarla purtroppo, perché non sappiamo quando si conclamerà. Può essere che facciamo il test, è un gatto FIV che sta benissimo e dopo 5 anni sviluppa i sintomi, quindi non sappiamo niente di questa cosa. Anche in questo caso possiamo utilizzare, se sappiamo che abbiamo un paziente FIV positivo, anche qui l'interferone omega. Anche questo si utilizza nella terapia per la FIV. Sappiamo però comunque che anche questo è un palliativo. Io una cura per la FIV ancora non ce l'ho, nonostante purtroppo nell'umano ci siano degli antiretrovirali che tengono a bada l'infezione, purtroppo nel gatto ancora no. Quindi purtroppo ancora oggi si muore di questo vaccino. Bisogna stare attenti a lasciare uscire i nostri gatti, anche quelli sterilizzati, perché se ci sono gatti che praticamente combattono, può il nostro gatto tontolone vaccinato trovarsi in mezzo a una zuffa, essere ovviamente morso o graffiato e prendere la FIV. Quindi dobbiamo stare un po' attenti nei posti, nei quartieri dove ci troviamo. Se sappiamo che quelli che mandano fuori i gatti sono tutti gatti vaccinati, tenuti bene e sterilizzati, non c'è problema, ma se abbiamo una colonia in vicinanza, un agglomerato di gatti che fanno ovviamente gruppo, bisogna stare attenti al nostro gatto di casa, che è un po' più rincoglionito e di conseguenza viene picchiato. Ok, si trova in mezzo dove non deve esserci. La trasmissione, come vi avevo detto, è tramite il sangue, il morso, quindi è una trasmissione ovviamente legata ai 2 individui. Anche in questo caso noi non riusciamo a essere il tramite come possiamo essere per la panleucopenia. Invece sapete come per diagnosticarla si usa lo stesso dispositivo per la FELV, perché da un lato c'è la FELV e dall'altro c'è la FIV. Quindi con un banalissimo esame del sangue si ha
si ottiene il risultato. Ed è molto meglio sapere testare, sapere se ci troviamo di fronte a una malattia infettiva che in un momento che magari noi non sappiamo purtroppo potrà conclamarsi e di conseguenza sapremo a cosa andiamo incontro. Quindi mi raccomando, testate i gatti anche che avete fuori o i gatti randagi che magari ai quali voi date da mangiare, e sterilizzateli, perché la FIV è proprio legata al randagismo. Quindi vi saluto, Micio Gatto vi saluta tutto lo staff, saluti e baci. Ci vediamo la prossima volta. Io ringrazio molto la dottoressa Beatrice Martinelli, ti ricordo di iscriverti al canale YouTube di Micio Gatto e se hai qualche domanda scrivila pure qui sotto nei commenti al video. Spero che vi siamo stati utili, ciao amici gatti e amici gatte!